Se ancora non hai creato l'impalcatura per i tuoi pomodori o l'hai creata in questo modo, beh, allora non devi perdere assolutamente questa puntata. Oggi infatti ti mostro perché non dovresti utilizzare questo sistema a capanna e soprattutto ti fornirò un'alternativa valida che ti consentirà di creare una struttura solida e che consentirà alle tue piante di crescere belle e soprattutto rigogliose. Quindi direi di iniziare subito, è arrivato finalmente il momento di creare l'impalcatura perfetta. Andiamo! Ancora purtroppo, ragazzi, vedo girando tra gli orti urbani una impalcatura così a capanna, un po' come facevano i nostri nonni. Beh, allora ragazzi, questa impalcatura è l'impalcatura più sbagliata, ma adesso vi spiego anche il perché. Allora, come vedete, questa impalcatura si chiama a capanna proprio perché sembra una vera e propria capanna indiana, e le capanne indiane servivano per proteggersi, per ripararsi. Qui invece il nostro obiettivo qual è? È quello di far crescere i pomodori. Allora, questo metodo, come vedete, consiste nell'andare ad unire 4 canne legate, diciamo, a un punto piuttosto alto, 1,80 m, 2 metri, ok? Però qual è il grosso problema? Che quando le piante inizieranno a crescere, e qui vi chiedo di utilizzare un pochino di immaginazione perché ancora le mie piante sono piccole, queste piante, ok, e soprattutto l'apparato fogliare andrà a creare in questa zona ombra, e sapete meglio di me che quando si crea una zona d'ombra iniziano i problemi. Allora, questa ombra che si crea rallenta il tempo di maturazione del frutto, perché immaginate che il frutto rimane all'ombra e quindi i tempi di maturazione sono indubbiamente più lunghi. Il secondo problema è che questa ombra che si creerà eviterà all'aria di circolare perfettamente, e quindi ombra e poca circolazione d'aria uguale malattie fungine. Tra l'altro, se ancora non l'hai vista, ti lascio la puntata qui in alto al termine del video su un rimedio naturale contro la peronospora, che è la malattia funginea per antonomasia. E siccome i pomodori sono veramente molto sensibili, è la coltura più difficile da coltivare, proprio perché basta veramente pochissimo per farla ammalare, quindi cerchiamo anche di trovare una soluzione. Se hai legato i pomodori in questo modo, vediamo subito come rimediare al problema. Allora, innanzitutto andiamo a rimuovere la canna centrale, che ovviamente non ho ancorato perché diciamo che questa è semplicemente una prova. Andiamo a rimuovere il filo e vediamo che succede. Come prima cosa andiamo a distanziare le canne e facciamo intanto una struttura bifila. Guardate già come solo dividendo queste due canne qui abbiamo intanto più luce e sicuramente più aria, ok? A questo punto, invece di andare a legare la pianta qui in alto, creando poi appunto queste zone d'ombra nella parte più bassa, noi scendiamo e andiamo a effettuare una legatura a circa diciamo 80-90 cm da terra, così, in questo modo. Tra l'altro, da quest'anno ho trovato forse una soluzione. Sto utilizzando un filo biodegradabile 100%. Ci tengo a dire che non c'è nessuna sponsorizzazione in atto, ma cercavo una valida alternativa perché di solito utilizzo dei fili di plastica e quindi ogni volta che poi smonto tutto è un macello, perché comunque c'è sempre qualcosa che mi rimane sul terreno. Quindi ho trovato questa soluzione, tra l'altro vi lascerò il link qui per chi lo vuole testare. Per adesso io già l'ho provato e ti devo dire che mi trovo veramente bene. Innanzitutto fighissima perché questa cosa me la posso legare alla cintura, quindi ho le mani libere e posso andare a effettuare la legatura con molta comodità. Allora, vi dicevo, la legatura la facciamo un pochino più bassa, ok? 80 cm, così, in questo modo. Andiamo a legare e ok, questo filo non è solo utile per legare la pianta alla canna, ma anche è molto valido per legare le canne tra di loro, ok? È abbastanza spesso e il lavoro lo fa bene. Allora, anche qui vi faccio rivedere l'operazione così la vediamo tutta insieme. Vado a utilizzare il filo, lo passo qui intorno e facciamo un doppio nodo.
Ok, divido e lego, quindi capite che se avete fatto già una legatura è anche possibile rimediare e provare quest'altro metodo, che veramente vi consiglio, perché diciamo ne ho provati tanti e questo secondo me è quello che è più performante. Ok, allora come vedete da questo momento in poi, tra l'altro metto anche la canna che serve sempre per, diciamo, a parte allineare le canne tra di loro, ma soprattutto per irrobustire la struttura. Ovviamente anche in questo caso vado a fissare sia all'estremità e al centro la traversa, chiamiamola così, con le due canne. Ok, le ancoriamo in questo modo. Ok, non è che serve la livella, però insomma più siamo precisi e meglio è. Vedete, in questo modo le piante quando andranno a crescere, ok, fino a questo punto, che intanto la pianta è ancora piccola e ha delle foglie proporzionate alla sua grandezza, diciamo sarà vicina, ok, quindi ci saranno poche zone d'ombra e soprattutto le foglie in questa parte saranno anche le prime che andremo ad asportare. Da questo momento in poi, ok, a circa 1 metro, quindi diciamo nel momento di maggior vigore anche per la pianta, le due piante si andranno ad allontanare una dall'altra. In questo modo avranno la possibilità di prendere sempre il sole e soprattutto, guardate, ci sarà anche un maggiore passaggio d'aria. Questa è una soluzione fatta così al volo, vi mostro quella che ho già preparato io, che sto preparando per i miei pomodori. Andiamo. Allora, eccoci qua, questo è un po' quello che deve venire, quindi vedi abbiamo legato le canne, la struttura è piuttosto solida e robusta, ok? Tra l'altro unisco le traverse tra loro e utilizzo una canna, niente di così particolare, per avere comunque un riferimento per mettere la traversa, quindi so che questa deve essere sempre a questa altezza, quindi non serve un vero e proprio misurino, e questo un po' è quello che vi consiglio. Allora ragazzi, in questo breve video volevo condividere con voi queste cose. C'ho, come vedete, un bel lavoro da fare oggi, ma prima di concludere il video volevo diciamo annunciare il concorso settimanale, perché anche questa settimana mettiamo in palio il nostro humus di lombrico vermire. Anzi, tra l'altro, siccome la scorsa settimana non ha vinto nessuno, i sacchi in palio saranno 2. Allora, come prima cosa ricordo che il concorso è riservato ai nostri iscritti, quindi per giocare devi comunque iscriverti al canale, anche se ovviamente spero che ti iscriverai perché ti piacciono i contenuti che porto settimanalmente sul canale. E seconda cosa, l'estrazione questa settimana è legata alla ruota di Cagliari e l'estrazione avverrà il 30 maggio. Ti basterà scrivere nei commenti il primo trattino, il secondo numero che pensi che esca sulla ruota. Quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo come sempre ai prossimi fantastici video. Ciao!